Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 14° episodio della carriera, nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo appena tornati dall'Ungheria, dove ci siamo resi conto che i problemi di passo gara non sono limitati a un solo Gran Premio, ma sono un problema serio. Probabilmente il nostro miglioramento è stato temporaneo, ed ora le altre scuderie rivali hanno risposto. Purtroppo, nei 4 giorni che ci separano dal weekend di Spa non possiamo fare molto per migliorare la situazione, ma comunque vediamo se riusciamo a fare qualcosa per il futuro. Per esempio, il fatto che il progetto delle sospensioni sia stato ultimato è un'ottima notizia. In questa maniera potremo avere una novità pronta per Zandvoort. Ma non possiamo limitarci a una sola novità, perché le altre scuderie corrono veloci. Per cui andiamo subito ad impostare un nuovo progetto per le pance laterali, anche se i miglioramenti saranno minimi, visto che abbiamo esaurito le ore a disposizione in Galleria del Vento. Alla fine, il progetto ci consentirà di aumentare la nostra velocità massima, ma soprattutto migliorerà del 3% il raffreddamento del motore, il che ci consentirà anche di spingere più a lungo, dovesse servire. Ci mettiamo a lavorare 4 ingegneri, mentre l'ultimo rimanente verrà aggiunto a un progetto già in corso per ridurre i tempi di attesa. Mancano ormai poche ore al weekend, quindi montiamo i 2 nuovi alettoni su entrambe le auto e ci prepariamo a ciò che ci attende in Belgio. Il circuito di Spa-Francorchamps è uno dei più iconici e affascinanti del mondo della Formula 1, con una lunghezza di 7 km e il tracciato più lungo del calendario, famoso per il suo mix unico di curve veloci, rettilini lunghi e cambi di pendenza mozzafiato. Tra tutte le sue caratteristiche, la sequenza Eau Rouge-Radillon è sicuramente la più celebre, un passaggio in salita che richiede una combinazione perfetta di carico aerodinamico e velocità. L'equilibrio è il segreto per dominare Spa. Un'auto di Formula 1 deve trovare il giusto compromesso tra velocità di punta sui rettilini e aderenza nelle curve veloci. Anche la gestione gomme gioca un ruolo determinante. Considerando la lunghezza del giro e le variazioni di temperature che caratterizzano questa zona, Spa mette a dura prova le mescole e preservare il grip diventa fondamentale per mantenere un ritmo competitivo, soprattutto su stint più lunghi. Inoltre, la potenza del motore è un altro elemento chiave, con i lunghi rettilini che saltano alle monoposto capaci di accelerare con forza e raggiungere velocità massime importanti. Come sapete, per noi questo è un grosso problema. La nostra velocità massima è tra le più basse di tutte. Un elemento che rende Spa ancora più imprevedibile è il suo meteo, spesso capriccioso. Ed infatti, anche questa domenica la gara probabilmente sarà bagnata, come possiamo vedere da questa schermata. Ormai per abitudine vi mostro gli obiettivi dei piloti, con entrambi che dovranno superare un obiettivo in gara di media difficoltà. Penso che, nonostante tutti i problemi di passo e velocità, dovremmo riuscire a evitare comunque le ultimissime posizioni. Questo weekend siamo in Belgio, nella pittoresca provincia di Liegi. Al giro di boa della stagione è presto per indicare un favorito. Le squadre capitalizzeranno prima della pausa estiva o vorranno ripartire da zero. Restate con noi, signore e signori, il weekend inizia qui. Le sessioni di prove libere si sono appena concluse e per noi sono state fruttuose. Entrambi i piloti sono preparati a affrontare il resto del weekend al massimo delle potenzialità e la loro fiducia è alta, il che riduce il rischio di errori e ci dà più speranza. C'è tensione in pista mentre entriamo nella prima fase di qualifiche. Purtroppo però, durante gli ultimi minuti di prove libere, Giovinazzi ha commesso un errore che lo ha portato a toccare abbastanza pesantemente il muro, il che ha causato danni a telaio e sospensioni, tali da costringerci a produrre in emergenza i pezzi di ricambio. Purtroppo sono danni costosi, ma ho preferito spendere questi soldi piuttosto che farlo correre con pezzi vecchi e mediocri. Ora, però, non è tempo di pensare ai soldi, ora è tempo di qualifiche. Siamo in auto con Berman, il nostro ultimo tentativo del Q1. Nel primo tentativo abbiamo fatto discretamente bene, con Giovinazzi che è ora 15esimo, e ci siamo messi 3 auto dietro con Berman, mentre Russell e Sargent sono ancora senza tempo. Il lunghissimo rettilineo del Camel è un problema gigantesco per noi, ma siamo riusciti a migliorarci almeno con Berman, rimanendo comunque almeno 3 decimi più lenti rispetto ai diretti rivali per il Q2.
Nessuno dei nostri due piloti si migliora nel secondo settore, speriamo in un terzo ed ultimo settore da top team, oppure verremo eliminati. Buona l'uscita dalla chicane, ma il resto del terzo settore non è stato altrettanto buono. La velocità è un handicap troppo grosso per noi oggi. Veniamo eliminati, quindi, e domani partiremo dalla 19ª e 20ª casella in griglia. Il Q3 invece incorona Verstappen, che prende la pole position davanti a Norris e Leclerc. Il monegasco però partirà in ottava posizione perché ha sostituito parte della power unit e verrà quindi penalizzato in griglia lasciando strada al compagno. Come sempre, qui in Belgio c'è il pubblico delle grandi occasioni, pronto a vivere i 44 giri di Spa. Il mondo delle quattro ruote non ha avuto un inizio facile a Spa-Francorchamps. Alla prima gara del 1921 si iscrisse un solo pilota, quindi l'evento fu sostituito da una corsa di moto. Ma i tempi sono cambiati e ora il circuito è un classico della Formula 1. Con le sue curve impegnative e le velocità sostenute, Spa-Francorchamps è uno dei circuiti più amati, su cui ogni pilota può dimostrare il proprio talento. Siamo arrivati al giorno della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. Ma Leclerc non è l'unico penalizzato in griglia, infatti partiremo più avanti del previsto, in 17ª e 18ª posizione. Per quanto riguarda invece la strategia non c'è molto da analizzare, intorno al 20° giro arriverà la pioggia e tutti saranno costretti a passare alle intermedie. Tuttavia noi non possiamo permetterci le gomme rosse, visto quanto abbiamo sofferto il degrado di quella mescola durante le prove libere, quindi partiremo con le medie. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Per gestire una partenza dalla P17 dovrà sfruttare tutta la sua astuzia. Il resto si vedrà. Di sicuro ci aspetta una gara fenomenale. Amici, siamo al Gran Premio del Belgio. Si spengono le luci e via, partiti! Non è una partenza da ricordare, ma nemmeno da dimenticare, per entrambi i nostri piloti. Infatti riusciamo a mantenere le posizioni al sicuro, almeno per questi primi metri. Ora sarà subito complicato, perché intorno a noi tutti hanno gomma morbida. Diamo un'occhiata alla curva 6. Infatti non passa molto e Magnussen riesce subito a prendere posizione a Berman in staccata. Anzi, è già pronto per superare anche Giovinazzi, che resiste per qualche curva, ma alla fine deve arrendersi alla gomma rossa di Magnussen, che saluta e va via. Ora tocca a Gasly tentare di superarci ed ha vita facile, addirittura riesce a superare entrambi i nostri piloti in un unico tentativo. Sembriamo veramente fermi. Let's go. Questo è Logan Sargent. Ed anche Sargent non ha particolari problemi. Dopo aver superato Berman in rettilineo ha preso l'interno a Giovinazzi e grazie alla maggior trazione della sua vettura è riuscito ad andare via, lasciandoci in balia di Zhou. Guadagna una posizione in 19ª. Concentriamoci su Zhou Guanyu. Il pilota Sauber ha prima superato il nostro pilotino inglese nel solito punto e poche curve dopo si è liberato senza problemi anche di Antonio, che ha potuto fare ben poco per difendersi. Nel giro successivo, Bottas e Hülkenberg hanno fatto un bel casino, uno chiudendo senza guardare e l'altro arrivando a bomba all'approccio della curva. Il pilota Haas ha anche rischiato grosso, tornando in pista senza poter controllare l'auto. Ed a proposito di incidenti, ce n'è stato uno bello grosso al nono giro. Alla staccata, alla fine del famosissimo lunghissimo rettilineo, Hamilton ha valutato male lo spazio tra lui e le due auto in lotta davanti, finendo per sfiorare Leclerc e per centrare in pieno Piastri davanti a lui. Inevitabile la bandiera rossa, detriti e due auto ferme, tocca tornare ai box. La gara riprenderà tra 10 minuti e probabilmente riprenderà con la pioggia ormai prossima. Non sono sicuro di voler mettere le intermedie, ma credo non ci sia altra scelta. Se saremo gli unici a farlo, dopo un paio di giri lenti avremo un grosso vantaggio. Se saranno invece tutti a farlo, partiremo a pari condizioni e non cambierà molto. Dopo l'interruzione è tutto nuovamente pronto e la gara può finalmente riprendere. Si
spengono le luci e via, partiti! E si riparte, sono tutti su intermedie ma la pista è asciutta, abbiamo comunque fatto la scelta giusta. Siamo in auto con Giovinazzi che sta puntando alla 18ª posizione di Bottas, si sposta all'interno e riesce a chiudere il sorpasso ai danni del finlandese. Ci ha messo un giro in più Berman, ma ora il terreno è fertile per effettuare il sorpasso, che a metà rettilineo si conclude positivamente. Ma attenzione perché ci sono due auto ferme e una sembra nostra. Ed è effettivamente così, ed è di nuovo Hülkenberg. Era già stato penalizzato prima ed ora chiude nella stessa identica maniera su Giovinazzi, praticamente curvando addosso al nostro pilota. Rientriamo al box a sostituire gomme e alettone anteriore. Finiamo anche abbastanza velocemente, in 8 secondi e 4, mentre Hülkenberg, dietro di noi, decide di ritirarsi. Incredibile quello che è appena successo. Ora però siamo un po' nel nulla. Berman è 11 secondi da Magnussen, mentre Bottas ha quasi 20 secondi di vantaggio su Giovinazzi. E allora guardiamo più avanti, nel frattempo, perché Ocon e Albon decidono di fare una pazzia assurda sotto la pioggia, passando in due allo Rouge. Il pilota Williams finisce fuori, andando quasi a sfiorare le barriere, una manovra insensata da parte di entrambi. Giovi ha messo a segno una serie di giri molto veloci e non solo ha ripreso Bottas, ma è riuscito anche a mettere a segno il sorpasso, evitando quindi l'ultima posizione. E porta a casa il sorpasso. Un'occhiata al replay. In effetti mancava l'errore giornaliero di Sargent, che all'uscita dalla chicane finale perde completamente il controllo e finisce in testa coda. Per scusarsi dell'attesa, qualche chilometro dopo, nel tentativo di difendersi da Gasly, va al bloccaggio e finisce lungo. Distrutte le gomme, ha quindi effettuato una sosta in più, finendo negli ultimi giri dietro a Berman, che ha gomme invece decisamente più usurate. Ma il nostro pilota non ci sta e vuole lottare ora che ne ha la possibilità. Prima ottima difesa e prima battaglia vinta. Qualche curva più tardi ci riprova il pilota americano, anche spingendo fuori dalla pista Berman, ma il nostro pilota riesce comunque a mantenere la posizione. Alla fine del giro è ancora attaccato al nostro posteriore il pilota della Williams. Berman protegge l'interno, costringendo Sargent a fare più strada e mantenere la posizione. Siamo alla fine del Kemmel ed ancora una volta Berman riesce a difendere la sua posizione, allungando la staccata e costringendo il pilota avversario ad attendere ancora un po'. Un solo giro purtroppo, perché poco prima dello Rouge Sargent trova il coraggio di lanciarsi all'interno e riesce finalmente a superare il nostro pilota. Ma che battaglia stupenda, finalmente abbiamo visto qualcosa. E sono anche le ultime emozioni. Perez vince il Gran Premio di Spa. Beh, dopo una prestazione di questo genere, merita sicuramente il gradino più alto del podio. Mentre noi, alla fine, ci dobbiamo accontentare della 17ª e 18ª posizione, ma stavolta almeno ci siamo divertiti. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo subito dopo. Carlos Sainz ha portato a casa un'altra splendida prova. Il team ha lavorato alla grande, la strategia è stata impeccabile e li ha ripagati con un fantastico podio. Alla fine valeva la pena aspettare. La squadra voleva festeggiare tutti insieme. Un altro podio per il pilota messicano che riesce a mettere a segno l'ennesima grande prestazione. È la sua seconda vittoria stagionale. Oggi ha dimostrato tutto il suo talento in pista. Tra i sorrisi di tutti si compone il podio di questo Gran Premio del Belgio. Questo è quanto. Dal Belgio un saluto a tutti dalla Formula 1. Pronti a una nuova tappa europea? Il campionato di Formula 1 si trasferisce tra le dune di Zandvoort per il velocissimo Gran Premio d'Olanda. Quindi il messicano vince davanti a Sainz e a Verstappen, che spreca un'altra pole, la seconda consecutiva. Ma nonostante questo riesce comunque a guadagnare punti su Norris, chiudendoli davanti. Mentre Perez si fa sotto, ed ora è a soli 10 punti dalla seconda posizione. Nei costruttori, Red Bull ricostruisce il suo vantaggio, mentre Ferrari mette il turbo e risponde a McLaren, prendendosi nuovamente la seconda posizione in solitaria. Noi, invece, perdiamo una posizione in favore di Alpine, che quest'oggi ha sfiorato la zona punti, e ci supera in virtù dei migliori piazzamenti recenti. Tornati al QG, ci informano del raggiungimento dell'obiettivo del piano sponsor, il che ci frutta oltre 3 milioni. In questo momento sono importantissimi perché avremo da lavorare molto ed investire tanto per tornare competitivi dopo la pausa di metà stagione. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo in Olanda per il Gran Premio di Zandvoort.